Decreto legislativo 102/2014. Qual è la situazione attuale e quali prospettive per il settore della cogenerazione? Ma noi siamo stati tra i primi paesi a recepirlo completamente, quindi c'è un impegno forte del governo, adesso nella fase dei decreti attuativi, che poi sono quelli che caratterizzano un provvedimento. Abbiamo preso atto anche dei nuovi obiettivi per l'efficienza al 2030, quindi la scelta italiana di puntare molto fin dalla strategia energetica nazionale sull'efficienza ci conforta, quindi l'impegno è notevole. Sulla cogenerazione, ma sono molte le implicazioni. Direi innanzitutto per la prima volta dovremo valutare il potenziale di recupero del calore a livello del territorio nazionale. Questo è un lavoro molto complesso che non è stato mai fatto, che abbiamo affidato al GSE, il gestore dei servizi energetici. È un lavoro che dovrà essere completato entro il prossimo anno e ci consentirà di fare una mappatura del territorio nazionale, di individuare i potenziali di recupero del calore in comprensori industriali, in ambiti residenziali, e quindi per la cogenerazione si potrebbero aprire degli spazi notevoli, posto che saranno necessari degli investimenti. Quindi è una valutazione del potenziale che porta con sé anche un'analisi costo-benefici, quindi anche una chiara indicazione di quelli che saranno i costi degli investimenti, ma anche i benefici che potranno essere sia di tipo finanziario per le imprese, ma anche di tipo economico e sociale per le aree interessate. Quindi questa è una novità importante. Poi direi senz'altro il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi. Come è noto, l'Italia è stato probabilmente il primo paese nel 2005 a mettere in atto un sistema di certificazione dei risparmi energetici, e noi abbiamo puntato molto su questo strumento. Pensi che negli obiettivi al 2020 che si ripropone l'Italia contiamo che almeno il 60% dei risparmi siano a carico del meccanismo dei certificati bianchi. E io direi che la cogenerazione, che già in parte utilizza questo strumento, potrebbe avere un ulteriore incentivo, un ulteriore sviluppo. Abbiamo voluto dare anche una corsia preferenziale ai cosiddetti grandi progetti, quelli in grado di risparmiare oltre i 35.000 TEP all'anno, che sono probabilmente solo in ambito industriale conseguibili. Quindi ecco, anche in quel caso la cogenerazione dovrà essere pronta a intercettare questi potenziali e quindi a svilupparsi e crescere. È un settore molto importante. Pensi che in una delle ultime riunioni a Bruxelles sulla direttiva ci è stato riconosciuto che dal 2006 l'Italia è il paese che ha investito più di tutti nella cogenerazione. Abbiamo i più alti investimenti come potenza installata dal 2006 in qua, ecco, sulla cogenerazione. Quindi è un trend che deve essere, pur con tutte le difficoltà del momento, confermato, consolidato e se possibile anche incrementato.